Lezione 1. Alla scoperta della libreria. Ho passato tutta la mattinata a curiosare nella sezione di filosofia della biblioteca. Devo assolutamente dare un'occhiata. Ho scoperto di recente una grande catena di librerie in centro. Sebbene le grandi catene siano comode, preferisco l'atmosfera di un piccolo negozio indipendente. Si sta diffondendo una tendenza a sostenere le imprese locali piuttosto che le multinazionali. È controverso se i libri cartacei sopravvivranno all'avvento dei dispositivi di lettura digitali. L'interesse per gli e-reader è notevole, ma molti continuano ad apprezzare l'esperienza tattile. Ho notato che riesco a concentrarmi molto meglio quando leggo una pagina stampata. Ho recentemente avviato un gruppo di lettura con alcuni colleghi d'ufficio. È un modo meraviglioso per impegnarsi in una discussione intellettuale e socializzare allo stesso tempo. Avete qualche consiglio su un romanzo storico da leggere? Consiglierei l'ultima opera di quell'autore pluripremiato del Regno Unito. Ho sentito dire che la trama è piuttosto complessa e che affronta temi controversi. Offre uno sguardo affascinante sulle dinamiche sociali dell'epoca vittoriana. Cercherò di trovare una copia di quel libro durante la mia prossima visita in libreria. Potremmo pensare di visitare insieme il mercato del libro del fine settimana al Porto Cittadino. Sembra un'ottima opportunità per trovare edizioni rare e fuori catalogo. Controllerò le previsioni del tempo per assicurarmi che sia una giornata adatta per un mercato all'aperto. Spero di trovare lì dell'ispirazione per i miei progetti di scrittura creativa. Sono certo che troverete molti spunti interessanti per i vostri racconti. Lezione 2. Esibizione in pubblico. L'impatto delle composizioni di Handel sul periodo barocco è incalcolabile. Le sue prove erano considerate degne di nota dai giornali locali nella Londra del XVIII secolo. È affascinante, dimostra quanto il pubblico apprezzasse l'arte di alto livello già all'epoca. Il Messia fu eseguito per la prima volta in pubblico a Dublino in occasione di un concerto di beneficenza. Lo studio dei contesti sociali di queste prime esecuzioni è un tema di grande attualità in musicologia. Alcuni critici ritengono che l'entusiasmo che circonda le sue opere sia oggi un po' eccessivo. Si tratta di un punto di vista controverso, ma le sue opere corali restano universalmente celebrate. Ritieni che il pubblico moderno sia in grado di apprezzare appieno la complessità della sua musica? Penso che una performance ben eseguita possa emozionare persone di qualsiasi generazione. Attualmente sto imparando a suonare una delle sue suite per tastiera al clavicembalo. Ciò richiede una grande precisione tecnica e una profonda conoscenza storica. È uno strumento difficile da padroneggiare, ma il suono è straordinariamente autentico. Ho intenzione di assistere allo spettacolo Water Music che si terrà stasera nella sala concerti. Ho sentito dire che il direttore d'orchestra è noto per la sua interpretazione molto tradizionale. Preferisco un approccio classico rispetto agli arrangiamenti moderni più sperimentali. Mi unirò a voi se ci saranno ancora biglietti disponibili al botteghino. Credo di poter ottenere uno sconto tramite il Dipartimento di Musica dell'Università. Sarebbe un modo meraviglioso per concludere la nostra settimana di studio intensivo. Attendo con interesse di conoscere le vostre impressioni sull'esecuzione dopo l'ultimo movimento. Lezione 3. Educazione della prima infanzia. Stavo ripensando alle mie prime esperienze con lo sport organizzato alle elementari.
Nella sua scuola di danza, Julie ha imparato il balletto e il tip-tap fin da piccolissima da sua zia Joan Moes. Si tratta di un inizio davvero precoce per un'attività artistica così impegnativa e disciplinata. Attualmente è di tendenza per i genitori iscrivere i propri figli a corsi specializzati fin dalla tenera età. Alcuni psicologi infantili ritengono controverso l'entusiasmo che circonda la specializzazione precoce. Sostengono che i bambini dovrebbero avere la libertà di esplorare molti interessi diversi. Sono d'accordo, un'ampia gamma di competenze è spesso preferibile a una specializzazione ristretta. Da bambino hai partecipato ad attività artistiche? Ho frequentato un corso di pittura, anche se temo di non aver avuto molto talento naturale. Per un bambino, ciò che conta è il processo creativo, non il risultato finale. Grazie a quel corso ho imparato molto sulla pazienza e sull'importanza della pratica. Pensi che la tecnologia stia sostituendo queste forme tradizionali di apprendimento precoce? Oggigiorno molti bambini imparano a usare i tablet prima ancora di imparare a impugnare correttamente un pennello. Si tratta di un cambiamento controverso che potrebbe influenzare lo sviluppo delle capacità motorie fini. Dobbiamo garantire che venga mantenuto un equilibrio tra gioco digitale e gioco fisico. Ho intenzione di insegnare a mio fratello minore a giocare a scacchi durante le vacanze estive. Questo è un modo eccellente per sviluppare le sue capacità di pensiero critico e di pianificazione strategica. Spero che abbia la pazienza di imparare le regole e le varie strategie coinvolte. Sono certo che apprezzerà la sfida se renderai le lezioni coinvolgenti e divertenti. Lezione 4. Gusti diversi. Ho difficoltà a comprendere l'intento che si cela dietro questa particolare combinazione di colori. Lo trovo sinceramente troppo intenso. La tonalità del rosso è piuttosto aggressiva. Ho capito, ognuno di noi ha gusti diversi in fatto di arte astratta contemporanea. Attualmente è in corso un dibattito di tendenza sul valore dell'arte, privo però di un argomento ben definito. Alcune persone ritengono che l'entusiasmo che circonda questi articoli costosi sia del tutto ingiustificato. È un argomento controverso se il prestigio dell'artista determini la qualità dell'opera. Prediligo l'arte che richiede un elevato livello di abilità tecnica e una rappresentazione realistica. Apprezzo l'arte che suscita una forte risposta emotiva, anche se non è convenzionalmente bella. Credi che questo dipinto starebbe meglio in un ambiente domestico più piccolo? Penso che necessiti di un ampio spazio pubblico per essere apprezzato senza sentirsi soffocato. Mi sposterò nella galleria successiva per ammirare la collezione di fotografie di paesaggi classici. Mi unirò a voi, poiché trovo che la fotografia sia un mezzo molto onesto e avvincente. È affascinante come persone diverse possano percepire la stessa immagine in modi così unici. Questa è la bellezza dell'esperienza umana e delle nostre diverse prospettive culturali. Sono contento che abbiamo l'opportunità di condividere le nostre opinioni, anche quando non siamo d'accordo. Un dialogo sincero è ciò che rende una visita a una galleria d'arte davvero stimolante dal punto di vista intellettuale. Sono d'accordo, mette in discussione le nostre convinzioni e amplia la nostra comprensione del mondo. Andiamo a cercare il giardino delle sculture. Ho sentito dire che è molto tranquillo questo pomeriggio. Credo che una passeggiata nel giardino sarà la conclusione perfetta della nostra visita. Lezione 5. Consigli per il viaggio con lo zaino in spalla. Anna, hai scelto un itinerario magnifico per il tuo primo viaggio in solitaria all'estero.
Sto pianificando un viaggio con lo zaino in spalla. Avete qualche consiglio per un viaggiatore alle prime armi? Sembra entusiasmante. Da dove pensi di iniziare la tua esplorazione continentale? Inizierò il mio viaggio dal Perù, visitando le antiche rovine dell'impero Inca. È necessario prepararsi alle sfide fisiche delle escursioni in alta quota. Si sta diffondendo sempre più la tendenza al turismo lento, che prevede soggiorni più lunghi in un numero minore di località. Raccomando vivamente questo approccio, in quanto consente un'immersione culturale più profonda. Alcuni viaggiatori trovano un po' deludente l'eccessiva pubblicità che circonda i luoghi di interesse più famosi. È un'opinione controversa, ma a volte le esperienze più autentiche si trovano fuori dai sentieri battuti. Sono preoccupato per la sicurezza di soggiornare in ostelli di grandi dimensioni con molte altre persone. È sempre consigliabile utilizzare un lucchetto di alta qualità e tenere gli oggetti di valore sempre con sé. Porterò con me anche una cartina stradale, nel caso in cui i miei dispositivi elettronici si guastino in zone remote. Si tratta di una precauzione molto saggia, la tecnologia non è sempre affidabile in mezzo alla natura selvaggia. Pensi che dovrei imparare più delle semplici frasi di base nella lingua locale? Saper sostenere una semplice conversazione vi aprirà molte porte e vi farà guadagnare rispetto. Nei prossimi 3 mesi, prima della partenza, mi eserciterò con lo spagnolo ogni giorno. Se lo desideri, posso aiutarti con la pronuncia durante i nostri incontri settimanali. Sarebbe di grande aiuto, vi sono molto grato per il vostro supporto e la vostra guida. È un piacere per me aiutare un compagno di viaggio a prepararsi per un'avventura così importante. Lezione 6. Manutenzione invernale. Nelle ultime ore l'accumulo di neve è stato straordinariamente rapido. In caso di forti nevicate, le strade devono essere sgomberate immediatamente per motivi di sicurezza. Sento i macchinari pesanti in funzione sul viale principale vicino al nostro appartamento. L'amministrazione comunale è diventata virale sui social media per la sua rapida risposta alla tempesta. Alcuni residenti ritengono che l'allarme che circonda le emergenze invernali sia leggermente esagerato. È una questione controversa se la città spenda troppo per il sale e le attrezzature. Tuttavia, prevenire gli incidenti e garantire il funzionamento del trasporto pubblico è un servizio vitale. Dovrò spalare la neve dal marciapiede davanti al nostro palazzo prima che si formi il ghiaccio. Ti aiuterò, dato che il peso della neve bagnata è piuttosto difficile da spostare da soli. Dobbiamo inoltre fare attenzione ad evitare le zone in cui si sono formate grosse stalattiti di ghiaccio sul tetto. Questi possono essere molto pericolosi per i pedoni che camminano vicino ai muri. Pensi che le scuole locali rimarranno chiuse per il resto della settimana? Dipende dalla rapidità con cui le strade secondarie riusciranno a essere sgomberate dalle squadre di manutenzione. Spero che la fornitura di energia elettrica rimanga stabile per tutta la notte durante questa bufera di neve. Dovremmo preparare delle torce elettriche e delle coperte extra in caso di interruzione di corrente. È una precauzione sensata. Controllerò subito le batterie del kit di emergenza. Inizierò a sgomberare il passaggio verso la porta d'ingresso in modo da poter uscire in sicurezza, se necessario. Si prega di indossare cappotto pesante e guanti, poiché la temperatura sta scendendo rapidamente. Sono ben preparato per il freddo, finiremo il lavoro in brevissimo tempo. Lezione 7. Logistica alimentare. Prima di tornare a casa, devo fermarmi al mercato per preparare la cena. Certo, anche a me farebbe comodo fare la spesa. Dove compri di solito i tuoi prodotti biologici? Di solito frequento il mercato degli agricoltori locale all'angolo della Quinta Strada.
Ho sentito dire che la loro selezione di verdure di stagione è attualmente molto apprezzata dagli chef locali. In effetti, alcuni critici sostengono che i loro prezzi stiano diventando un argomento controverso nel quartiere. L'entusiasmo per i prodotti alimentari locali spesso giustifica il costo aggiuntivo per molti consumatori. Trovo che la qualità superi di gran lunga quella disponibile nei supermercati commerciali più grandi. Credi che le catene di supermercati finiranno per abbassare i prezzi per rimanere competitive? È improbabile, poiché il loro modello di business si basa sulla distribuzione su larga scala piuttosto che sulla freschezza dei prodotti locali. Oggi ti accompagnerò a vedere se hanno del basilico fresco per il mio sugo per la pasta. Solitamente, vicino all'ingresso del padiglione, è disponibile un'ampia varietà di erbe aromatiche. Ottimo, devo anche comprare del pane artigianale per il pranzo in ufficio di domani. Hanno un magnifico banco di panetteria che utilizza metodi tradizionali di fermentazione con lievito madre. Sembra perfetto. Preferisco il pane che non contiene conservanti artificiali. Dovremmo arrivare prima dell'ora di punta serale per assicurarci che i prodotti migliori siano ancora disponibili. Sono d'accordo. Le bancarelle più popolari tendono a esaurire le scorte molto rapidamente. Andiamo al parcheggio così da poter partire prima che il traffico aumenti. Apprezzo il suggerimento, dato che stavo cercando una fonte migliore di ingredienti freschi. È un piacere condividere le mie scoperte con un altro appassionato di prodotti culinari di alta qualità. Lezione 8. Percorsi di carriera. Possiedi un talento straordinario per le lingue e una genuina passione per l'esplorazione internazionale. Sto valutando se intraprendere una carriera come assistente di volo o come agente di viaggi. Sono ottime opzioni, ma con la tua formazione accademica potresti anche diventare insegnante. Ho pensato anche alla fotografia, dato che mi piace catturare l'essenza delle diverse culture. Diventare un fotografo professionista ti permetterebbe di unire la tua visione artistica alla tua passione per i viaggi. Attualmente si registra una crescente domanda di creatori di contenuti digitali in grado di documentare esperienze globali. È controverso se sia meglio dare priorità a uno stipendio stabile o seguire una passione creativa. Il concetto di nomadi digitali suscita grande clamore, ma richiede un'enorme autodisciplina. Se scegli di diventare insegnante, potresti lavorare in scuole internazionali in diversi paesi. Ciò mi garantirebbe la stabilità che desidero, permettendomi al contempo di sperimentare nuovi ambienti. Potresti anche specializzarti nell'insegnamento dell'inglese a studenti provenienti da regioni non anglofone. Si tratta di una professione nobilissima che facilita una migliore comunicazione e comprensione a livello globale. Hai verificato quali certificazioni specifiche sono richieste per un ruolo di insegnamento così specializzato? Attualmente sto esaminando i vari programmi che offrono qualifiche internazionali riconosciute. Credo che la tua natura empatica ti renderebbe un insegnante eccezionale per i giovani studenti. Grazie, John, il tuo incoraggiamento mi aiuta a restringere la mia lunga lista di possibilità. Dovresti scegliere un percorso che sia in linea sia con i tuoi obiettivi professionali che con i tuoi valori personali. Prenderò una decisione definitiva dopo aver completato il mio tirocinio presso l'ufficio del turismo. Questo è un modo molto prudente per acquisire conoscenze pratiche prima di impegnarsi in una carriera a vita. Lezione 9. Viaggi storici. È affascinante osservare come una persona di tale immensa ricchezza sia riuscita a gestire il proprio tempo in modo così efficace.
Nonostante i suoi impegni lavorativi, Pellet trovava il tempo per visitare regolarmente l'Inghilterra e l'Europa. Dai suoi diari emerge che egli attribuiva la stessa importanza all'arricchimento culturale e al successo finanziario. Era prassi comune tra l'élite di quell'epoca intraprendere un grand tour del continente. Si parlò molto dei benefici educativi derivanti dalla visita alle rovine classiche in Italia. Resta controverso quanto di quella ricchezza sia stato acquisito attraverso pratiche commerciali etiche. In effetti, le fonti storiche spesso rivelano una complessa combinazione di ambizione e influenza sociale. Sembrava particolarmente affezionato agli stili architettonici che aveva incontrato durante il suo soggiorno a Londra. Tali influenze sono chiaramente visibili nel progetto della tenuta che fece costruire al suo ritorno. Ritiene che i suoi frequenti viaggi abbiano ostacolato le attività quotidiane delle sue diverse imprese? Al contrario, la sua corrispondenza suggerisce che abbia sfruttato i suoi viaggi per instaurare nuove collaborazioni internazionali. Si tratta di un approccio al networking decisamente moderno per chi viveva nell'Ottocento. Era un visionario che aveva compreso che le connessioni globali erano la chiave per una crescita duratura. Trovo particolarmente illuminanti le sue descrizioni dei primi sistemi ferroviari europei. Fu uno dei primi investitori privati a riconoscere il potenziale rivoluzionario dell'energia a vapore. Nella prossima sezione della mostra metteremo in evidenza il suo ruolo di mecenate delle arti. Mi occuperò di redigere i testi per i pannelli espositivi in modo da riflettere il suo contributo multiforme alla società. Sono certo che i nostri visitatori troveranno la sua storia di vita profondamente coinvolgente e istruttiva. È nostra responsabilità presentare una visione equilibrata di una figura storica così influente. Lezione 10. Lancio del prodotto. Il profilo olfattivo finale è straordinariamente sofisticato e soddisfa tutti i nostri standard di qualità. Sono d'accordo, le note di sandalo e agrumi offrono un'esperienza sensoriale davvero unica. Ora che la fase di produzione è completa, definiamo il prezzo finale per il mercato al dettaglio. Dovremmo inoltre lanciare oggi stesso la campagna pubblicitaria su tutte le nostre piattaforme di social media. Tra i giovani si sta diffondendo una crescente preferenza per le fragranze artigianali. Alcuni critici ritengono che l'entusiasmo che circonda i profumi in edizione limitata sia una tattica di marketing controversa. Tuttavia, l'esclusività spesso stimola l'interesse dei consumatori e aumenta il valore percepito del marchio. Ho preparato i video promozionali che mettono in risalto il nostro utilizzo di ingredienti naturali e sostenibili. Si tratta di una componente essenziale della nostra identità di marca, che risuona con i consumatori moderni. Ritenete che dovremmo offrire uno sconto di benvenuto ai primi 100 clienti? Un breve periodo promozionale sarebbe un ottimo modo per generare slancio iniziale e recensioni. Provvederò ad aggiornare immediatamente il nostro sito web con i nuovi prezzi e l'offerta speciale di lancio. Dobbiamo inoltre coordinarci con gli influencer che abbiamo selezionato per garantire la sincronizzazione dei loro post. Ho già inviato loro i kit stampa definitivi e gli hashtag specifici per la campagna. Eccellente! La sincronizzazione del nostro messaggio è fondamentale per un ingresso di successo sul mercato. Sono piuttosto nervoso, ma anche molto emozionato di vedere la reazione del pubblico al nostro duro lavoro. Abbiamo condotto approfondite ricerche di mercato e sono fiducioso nel successo di questa fragranza. Monitoriamo attentamente le metriche di coinvolgimento durante le prime 24 ore dal lancio.
Vi fornirò un rapporto analitico dettagliato entro domani mattina per valutare i nostri progressi. Lezione 11. Igiene dentale. Hai mantenuto un'ottima salute dentale sin dalla tua ultima visita in questa clinica. L'igienista ha utilizzato uno strumento specifico, poi ha applicato dello smalto sui miei denti e ha iniziato a pulirli. Quando ebbe finito, mi disse di sputare in una ciotola e di sciacquarmi con una soluzione al fluoro. Ora che la placca è stata rimossa, i miei denti sono incredibilmente lisci e puliti. È in corso un acceso dibattito sull'efficacia dei vari tipi di spazzolini elettrici. Alcune persone ritengono che l'entusiasmo che circonda i prodotti sbiancanti a base di carbone sia piuttosto controverso. Consiglio prudenza, poiché alcuni di questi prodotti possono essere troppo abrasivi per lo smalto dei denti. Continuerò a usare uno spazzolino a setole morbide e un dentifricio al fluoro. Questo è il modo più efficace per prevenire la formazione di cari e malattie gengivali. Con quale frequenza mi consigliate di tornare per una pulizia e un controllo professionali? Per la maggior parte dei pazienti, una visita ogni 6 mesi è sufficiente per mantenere una salute orale ottimale. Fisserò il mio prossimo appuntamento con la receptionist prima di partire oggi. Ricordate inoltre di usare il filo interdentale quotidianamente per raggiungere le zone che lo spazzolino non riesce ad arrivare. Trovo che usare il filo interdentale sia un'abitudine difficile da mantenere, ma ne comprendo l'importanza. Si tratta di un piccolo investimento di tempo che previene molti problemi dentali complessi in futuro. Apprezzo la sua spiegazione esaustiva e la professionalità che mi ha dimostrato oggi. Il mio obiettivo è garantire che ogni paziente si senta a proprio agio e ben informato durante la visita. Ora che la pulizia è terminata, mi sento molto più sicura del mio sorriso. Sono lieto di sentirlo, ci rivedremo tra 6 mesi per il prossimo controllo. Lezione 12. Approvazione architettonica. Questa struttura rappresenta senza dubbio un'audace espressione dei principi e dei materiali del design contemporaneo. Molti di noi hanno maturato la sensazione che gli architetti tendano a progettare case per ottenere l'approvazione dei colleghi. Si tratta di un'osservazione molto perspicace. La ricerca del prestigio professionale spesso prevale sull'utilità pratica. È un argomento controverso se una casa debba essere un'opera d'arte o uno spazio abitativo funzionale. Si parla molto dell'estetica minimalista, ma a volte può risultare fredda e poco accogliente. Nel settore si sta affermando una tendenza incentrata sul design antropocentrico, che mette al primo posto chi lo abita. Ritiene che questo particolare edificio riesca a conciliare efficacemente la visione artistica con le esigenze di una famiglia. La mancanza di spazio per riporre oggetti e l'abbondanza di vetro lo rendono piuttosto poco pratico per la vita quotidiana. Molti architetti privilegiano la silhouette esterna per aggiudicarsi premi da parte di comitati di design internazionali. Dobbiamo incoraggiare la prossima generazione di designer ad ascoltare con maggiore attenzione le esigenze dei propri clienti. L'architettura sostenibile sta diventando uno standard obbligatorio, anziché una preferenza di nicchia. Si tratta di uno sviluppo positivo che risponde all'urgente necessità di responsabilità ambientale nel settore delle costruzioni. Scriverò una recensione di questo edificio per il prossimo numero della rivista di architettura. Si prega di sottolineare l'importanza di creare spazi che migliorino il benessere dei residenti. Vorrei inoltre menzionare l'uso innovativo dell'acciaio riciclato nella struttura portante principale. Attendo con interesse la tua analisi, poiché le tue critiche sono sempre molto accurate ed equilibrate.
È importante promuovere un dialogo che spinga il settore verso progetti più ponderati e inclusivi. Facciamo un giro sul retro della proprietà per esaminare l'integrazione del giardino. Sono curioso di vedere se il progetto paesaggistico segue la stessa filosofia avanguardistica della casa. Lezione 13. Tenersi informati. Ho constatato che questo nuovo software riduce significativamente il tempo che dedico alle attività amministrative. Allora ti piacerà sicuramente. Fammi sapere cosa ne pensi dopo averlo usato per una settimana. Sono particolarmente interessato alla funzione di pianificazione automatica che si integra con il nostro calendario principale. Certamente, vi terrò aggiornati sulla mia esperienza. Buon pomeriggio di lavoro. Grazie, spero che ti sia utile per gestire in modo più efficace le scadenze dei tuoi prossimi progetti. Attualmente, la tendenza è quella di concentrarsi sul lavoro profondo e di ridurre al minimo le distrazioni digitali in ufficio. Alcuni trovano che l'entusiasmo che circonda questi nuovi strumenti di produttività sia a volte un po' eccessivo. È controverso se il monitoraggio costante dei propri progressi aumenti effettivamente la creatività autentica. Credo che per il nostro dipartimento sia essenziale un equilibrio tra compiti strutturati e libertà creativa. Inizierò la procedura di configurazione non appena tornerò alla mia postazione di lavoro. In caso di difficoltà tecniche, non esitate a chiedere il mio aiuto. Apprezzo il tuo aiuto, dato che non sempre ho molta dimestichezza con le nuove piattaforme digitali. L'interfaccia è straordinariamente intuitiva, quindi sono certo che la imparerai in breve tempo. Ti invierò un breve messaggio tramite la chat interna non appena avrò categorizzato i miei compiti. Ottimo, sono curioso di vedere se migliorerà anche la collaborazione generale del nostro team. Lo spero, dato che abbiamo diversi progetti complessi che richiedono un coordinamento molto preciso. Sono d'accordo. Qualsiasi strumento che chiarisca i nostri obiettivi è un valido complemento al nostro flusso di lavoro. Devo tornare alla mia scrivania per prepararmi all'incontro con il direttore regionale. Ci vediamo in sala conferenze alle 3 in punto per la presentazione. Lezione 14. Riunione strategica. La nostra sessione iniziale di brainstorming ci ha fornito molte idee innovative per il nuovo prodotto. Organizziamo un incontro entro la fine della settimana per discutere nel dettaglio queste strategie. È un suggerimento sensato, dobbiamo assegnare responsabilità specifiche a ciascun membro del team. Esiste un metodo di gestione dei progetti di tendenza che preferiresti utilizzare? Ritengo che il framework agile sia il più efficace per un progetto di questa complessità. Alcuni critici ritengono che l'enfasi posta sui moderni stili di gestione sia un argomento controverso. Pur non essendo una soluzione universale, promuove la flessibilità di cui abbiamo bisogno in un mercato volatile. Verificherò la disponibilità della sala conferenze per giovedì mattina alle 10. Vi preghiamo di invitare alla sessione anche i responsabili dei dipartimenti marketing e ricerca. Farò in modo che tutti ricevano i rapporti preliminari con 24 ore di anticipo. Dobbiamo essere pronti a difendere le nostre richieste di bilancio con prove molto chiare e logiche. Sono fiducioso che il nostro ritorno sull'investimento previsto soddisferà il comitato esecutivo. Pensi che dovremmo includere anche un rappresentante del team del servizio clienti? La loro conoscenza delle preferenze dei consumatori sarebbe preziosa per perfezionare il nostro messaggio finale. Li aggiungerò alla lista degli invitati per garantire una prospettiva completa.
Attendo con impazienza una discussione molto produttiva e mirata giovedì. Preparerò le diapositive principali della presentazione e le condividerò con voi per avere un vostro riscontro. Grazie, John. La tua leadership in questo progetto è stata di grande importanza per il team. Si tratta di uno sforzo collettivo e apprezzo il contributo unico di ogni professionista coinvolto. Lezione 15. Motivazione a lungo termine. Molte persone faticano a mantenere la propria routine di allenamento una volta che l'entusiasmo iniziale svanisce. Per mantenere alta la motivazione a lungo termine, è necessario fissare obiettivi realistici, monitorare i progressi e variare la routine. Trovo che annotare le mie attività quotidiane in un diario mi dia un grande senso di realizzazione. Si sta diffondendo sempre più l'interesse per la gamificazione del fitness, al fine di rendere l'allenamento più coinvolgente e divertente. Alcuni ritengono che l'entusiasmo che circonda i costosi fitness tracker sia un argomento controverso. Sebbene la tecnologia sia utile, il fattore più importante è la disciplina personale costante. Credi che unirsi a una comunità o a un corso di gruppo aumenti le probabilità di successo? Il sostegno sociale è fondamentale. È molto più facile mantenere la costanza quando gli altri ti incoraggiano. Ho notato che le mie prestazioni migliorano quando devo prepararmi per una competizione specifica. Allenarsi per una maratona o un triathlon locale può fornire un senso di scopo molto chiaro. Il mese prossimo inizierò un nuovo programma di allenamento con i pesi per mettere alla prova i miei attuali limiti fisici. Dovresti inoltre dare priorità al tempo di recupero per evitare infortuni ed esaurimento mentale. Questo è un punto molto importante. L'alimentazione e il sonno sono essenziali tanto quanto l'allenamento stesso. Attualmente mi sto concentrando sul miglioramento della mia flessibilità attraverso sessioni quotidiane di yoga e stretching. Ho notato che molti atleti trascurano la flessibilità finché non subiscono un infortunio. Preferisco essere proattivo e mantenere un approccio equilibrato al mio benessere fisico. La tua dedizione a uno stile di vita olistico è davvero ammirevole e fonte di grande ispirazione. Spero di mantenere questo livello di attività anche in età avanzata. Con un approccio così ponderato e disciplinato, sono certo che raggiungerete tale obiettivo. Lezione 16. Problemi di salute. L'enfasi culturale su uno specifico tipo di corpo ha creato una pressione significativa per molti individui. L'aumento di peso rapido è motivo di preoccupazione, ma anche la restrizione eccessiva dei nutrienti è un comportamento molto dannoso per la salute. Purtroppo, alcune donne sono più preoccupate del loro aspetto che della loro effettiva salute fisiologica. Si sta diffondendo un movimento a favore della body positivity che mira a sfidare questi standard restrittivi. Si tratta di un argomento controverso, poiché alcuni sostengono che potrebbe inavvertitamente normalizzare l'obesità. L'attenzione dovrebbe rimanere focalizzata sulla salute e sulla vitalità, piuttosto che sull'adesione a tendenze estetiche mutevoli. Si parla molto delle diete alla moda che promettono risultati immediati ma sono insostenibili. Queste diete possono spesso portare a uno squilibrio metabolico e a un rapporto negativo con il cibo. Dobbiamo educare i nostri clienti sull'importanza di un'assunzione equilibrata di macro e micronutrienti. Sto sviluppando un workshop incentrato sull'alimentazione consapevole e sui segnali interni della fame. Questo approccio è molto più sostenibile rispetto al monitoraggio costante dell'apporto calorico. Pensi che i social media abbiano peggiorato il problema dell'insoddisfazione per il proprio corpo tra gli adolescenti?
La costante esposizione a immagini ritoccate ha indubbiamente creato aspettative irrealistiche in molti giovani. Dovremmo promuovere una maggiore trasparenza riguardo all'uso di filtri e modifiche digitali. Sarebbe un passo molto positivo verso la promozione di un ambiente sociale più onesto e sano. Intendo pubblicare la mia ricerca su questo argomento nella prossima rivista medica. Il vostro contributo in questo campo è essenziale per affrontare queste problematiche sociali profondamente radicate. Spero che il nostro lavoro possa aiutare le persone a dare priorità al proprio benessere a lungo termine rispetto alle tendenze passeggere. Sono convinto che un approccio più scientifico e compassionevole porterà benefici a tutta la nostra comunità. Lezione 17. Edifici storici. È davvero straordinario constatare che le sezioni principali di questo edificio siano state costruite nei primi decenni del XX secolo. Oltre a queste imponenti fondamenta strutturali, i dettagli estetici suggeriscono un notevole livello di maestria artigianale per l'epoca. Molti storici sostengono che tale maestria artigianale stia scomparendo nella nostra era moderna, caratterizzata da un'edilizia rapida. Si tratta di un'opinione controversa, tuttavia, la solidità di questi primi grattacieli è certamente innegabile. Si parla molto delle moderne torri di vetro, eppure a queste manca il carattere di questi monumenti storici. Ritiene che l'amministrazione comunale continuerà a finanziare la conservazione di questi siti? È un tema ricorrente nelle riunioni del Consiglio comunale, poiché l'espansione urbana spesso minaccia l'integrità storica. Ritengo che i lavori di ristrutturazione degli interni siano riusciti a preservare l'influenza Art Deco originale. Quella fu una scelta deliberata da parte degli architetti per onorare il patrimonio storico della città. Vorrei esaminare i progetti per comprendere i sistemi di ventilazione utilizzati in quel periodo. Ho ottenuto l'accesso agli archivi per la nostra sessione di ricerca di domani mattina. Questa è un'ottima notizia. Dobbiamo documentare ogni dettaglio per la nostra prossima pubblicazione. Esamineremo anche le strutture secondarie che sono state aggiunte durante gli anni 30. La transizione tra diversi movimenti architettonici all'interno di un unico complesso è affascinante. Offre una panoramica visiva di come la nostra società, in passato, abbia dato priorità agli spazi pubblici. Spero che il nostro lavoro incoraggi più persone ad apprezzare la bellezza della nostra storia urbana. Educare il pubblico è il modo più efficace per garantire che questi monumenti rimangano in piedi per un altro secolo. Sono pronto a iniziare i nostri schizzi preliminari della facciata nord. Cerchiamo un punto di osservazione adatto prima che la luce del sole cominci a svanire dietro l'orizzonte. Lezione 18. Logistica al dettaglio. Ho notato che l'efficienza di questa struttura è notevolmente migliorata grazie al loro sistema organizzato di carrelli. Dopo aver messo gli acquisti nel carrello, quando hai finito di fare la spesa, puoi spingere il carrello fino all'auto. Molti clienti apprezzano la comodità di poter trasportare oggetti pesanti senza sforzo fisico. È in corso un dibattito sull'opportunità che i negozi richiedano un deposito per l'utilizzo di questi passeggini. Si tratta di una misura controversa, pensata per impedire l'abbandono dei carrelli nelle aree pedonali. Credo che incoraggi la responsabilità personale, sebbene alcuni sostengano che sia un inconveniente inutile. L'entusiasmo suscitato dai sistemi di cassa automatizzati ha cambiato anche il modo in cui ci muoviamo tra le corsie dei supermercati. Certamente, tuttavia, l'elemento umano del servizio clienti rimane una componente vitale dell'esperienza.
Entriamo nel negozio e prendiamo gli ingredienti necessari per la cena aziendale di stasera. Ho la lista pronta, dobbiamo dare la priorità ai prodotti freschi e ai formaggi importati. Gestirò io il carrello mentre tu selezioni i marchi specifici che soddisfano i nostri standard di qualità. Vi preghiamo di assicurarvi che il carrello non venga sovraccaricato, in quanto dobbiamo evitare di danneggiare gli oggetti delicati. Durante la nostra visita al negozio, tratterò gli articoli fragili con la massima cura. Pensi che dovremmo utilizzare i chioschi self-service o aspettare la cassa tradizionale? Per acquisti di grandi quantità di generi alimentari, l'assistenza di un cassiere professionista è solitamente più efficiente. Si tratta di una conclusione sensata. Inoltre, offre l'opportunità di una breve interazione sociale. Una volta completata la transazione, vi aiuterò a caricare il veicolo. Grazie, John. Apprezzo il tuo aiuto con queste questioni domestiche. È un piacere per me assicurarmi che i preparativi per la serata si svolgano senza intoppi. Lezione 19. Serata di giochi. L'atmosfera in quest'arena è davvero elettrizzante man mano che si avvicina all'inizio della partita. Il cibo dello stadio è sorprendentemente delizioso. Non vedo l'ora di vedere la nostra squadra vincere stasera. Micio, godiamoci la partita con la speranza che i nostri atleti diano il massimo. Si parla molto del nuovo capitano e delle sue innovative strategie difensive. Promuoverlo così presto nella stagione agonistica è stata una decisione controversa. Un'analisi delle tendenze suggerisce che la sua leadership ha già migliorato significativamente il morale della squadra. Se manterranno questo slancio, probabilmente si qualificheranno per i campionati internazionali. Ritieni che la squadra avversaria abbia la resistenza necessaria per resistere alle nostre manovre offensive? La loro storia suggerisce che siano resilienti, ma la nostra formazione attuale è eccezionalmente forte. Ho notato che i tifosi si fanno sempre più rumorosi man mano che i giocatori entrano in campo. La passione dei tifosi è un elemento fondamentale dell'esperienza sportiva. Registrerò i momenti finali della partita per condividerli con i nostri colleghi domani. Assicurati che il tuo dispositivo non ti distragga dall'azione in diretta sul campo. Ne terrò conto, voglio vivere appieno la tensione dell'ultimo quarto. Il punteggio è attualmente in parità, il che rende l'esito ancora più imprevedibile ed emozionante. Spero che il nostro attaccante di punta riesca a segnare un gol prima del fischio di fine primo tempo. Possiede una straordinaria capacità di trovare uno spazio libero anche nella difesa più affollata. L'emozione di assistere a un evento sportivo dal vivo è davvero impareggiabile rispetto a guardarlo in televisione da casa. Sono d'accordo, l'energia collettiva della folla crea un'atmosfera unica e memorabile. Lezione 20. Condizioni meteorologiche. È un peccato che la nostra escursione sia stata interrotta da un diluvio così intenso e inaspettato. Beh, spero che i nostri prossimi viaggi siano accompagnati da condizioni meteorologiche migliori di quelle che abbiamo trovato oggi. Le previsioni meteorologiche indicavano un'alta probabilità di sole, il che è piuttosto frustrante. Si sta diffondendo un dibattito sulla crescente imprevedibilità dei modelli meteorologici stagionali. È un argomento controverso, ma molti scienziati attribuiscono questi cambiamenti alle variazioni climatiche globali. L'entusiasmo che circonda l'ecoturismo spesso trascura le sfide poste da queste condizioni instabili. Per la nostra prossima escursione in montagna, dobbiamo essere meglio equipaggiati con attrezzature impermeabili. Sono d'accordo.
Le mie attuali calzature non sono state progettate per resistere a quantità così elevate di fango. Prima di programmare la nostra partenza autunnale, cercherò un servizio di previsioni meteorologiche più affidabile. Pensi che dovremmo rimandare la nostra visita alla regione costiera alla primavera? Sarebbe una decisione prudente per poter godere appieno delle attività all'aperto. Mi mancherà il panorama, ma preferisco rimanere all'asciutto mentre esploro nuovi posti. La resilienza è una qualità indispensabile per ogni viaggiatore appassionato, a prescindere dall'ambiente. Hai ragione, almeno siamo riusciti a mantenere il nostro senso dell'umorismo nonostante la pioggia. Un atteggiamento positivo è la migliore difesa contro gli inconvenienti della natura. Speriamo che l'autobus arrivi presto, così potremo tornare al comfort delle nostre case. Vedo i fari che si avvicinano in lontananza, saremo a casa tra poco. Non vedo l'ora di gustarmi una bevanda calda e di trascorrere una piacevole serata al riparo dal vento. Sarà una degna conclusione di un fine settimana davvero impegnativo e memorabile. Lezione 21. Fisico. Ho scoperto che un allenamento costante con i pesi è il modo più efficace per migliorare la forza. Sicuramente stimolerà il tuo metabolismo e modellerà il tuo fisico in modo molto positivo. Ho anche cercato di mangiare in modo più sano, introducendo più proteine magre e verdure fresche. Si parla molto della dieta chetogenica, ma molti trovano difficile seguirla a lungo termine. Si tratta di un approccio controverso all'alimentazione che richiede una rigorosa aderenza a specifici valori di macronutrienti. Una filosofia di tendenza suggerisce che l'alimentazione intuitiva sia più vantaggiosa per il benessere generale. Credi che l'allenamento intervallato ad alta intensità sia superiore al tradizionale allenamento cardio a intensità costante? È un'attività molto efficace per bruciare calorie, sebbene comporti un notevole sforzo per le articolazioni. Preferisco un approccio equilibrato che combini la salute cardiovascolare con la resistenza muscolare. Si tratta di una strategia sensata per garantire la longevità e prevenire il burnout fisico. Mi consulterò con un allenatore professionista per perfezionare la mia tecnica di stacco da terra. È fondamentale dare la priorità alla corretta esecuzione degli esercizi per evitare potenziali infortuni durante le sessioni di allenamento. Mi interessano anche i benefici psicologici dell'attività fisica regolare. È risaputo che l'esercizio fisico riduce lo stress e migliora le funzioni cognitive in ambito professionale. Ho notato che sono molto più produttivo durante le riunioni pomeridiane dopo un allenamento. Il rilascio di endorfine fornisce una carica di energia naturale che dura diverse ore. Impegniamoci a seguire un programma di 4 sessioni settimanali per mantenere i progressi raggiunti. Ti riterrò responsabile di questo impegno se tu prometti di fare lo stesso per me. È un affare, il sostegno reciproco è il fondamento di qualsiasi percorso di fitness di successo. Lezione 22. Indagine pubblica. Il rapporto preliminare sul progetto di riqualificazione urbana è stato finalmente reso pubblico. In altre parole, il progetto ha ricevuto pareri contrastanti sia dai residenti che dalle parti interessate. Un'ulteriore dimostrazione dell'efficacia dell'inchiesta Dubbin si può riscontrare in queste verifiche contabili. Si sta diffondendo l'opinione che il budget sia stato gestito in modo inadeguato dagli appaltatori principali. Si tratta di un argomento controverso, poiché alcuni sostengono che i ritardi siano stati causati da problemi geologici imprevisti. L'entusiasmo suscitato dalla proposta iniziale ha generato aspettative irrealistiche riguardo alla data di completamento.
Dobbiamo garantire che i risultati di questa inchiesta conducano a riforme strutturali significative. Ritiene che i funzionari responsabili della supervisione subiranno delle conseguenze formali? Il Comitato raccomanderà una revisione completa di tutti i protocolli amministrativi attualmente in vigore. Sono preoccupato che l'opinione pubblica abbia perso fiducia nella capacità del Consiglio di gestire tali compiti. La trasparenza è l'unico modo per ristabilire la fiducia all'interno della comunità locale. Preparerò un riepilogo dei guasti più critici per il comunicato stampa di questo pomeriggio. Si prega di mantenere un tono neutrale e obiettivo per evitare ulteriori speculazioni incendiarie. Mi concentrerò esclusivamente sui dati forniti dai revisori indipendenti nella relazione. Dobbiamo inoltre affrontare l'impatto ambientale, che è stato trascurato durante la fase iniziale. Si tratta di una grave svista che richiederà un rimedio immediato da parte degli urbanisti. Spero che le nostre raccomandazioni vengano adottate senza ulteriori interferenze politiche o ritardi. Mi impegno affinché questa indagine porti a un futuro migliore per il nostro paesaggio urbano. Il vostro impegno per l'integrità pubblica è proprio ciò di cui questa Commissione ha bisogno in questo momento. Lezione 23. Legami familiari. I due bambini nella fotografia si somigliano in modo impressionante. Non solo sono fratello e sorella, ma sono anche gemelli che condividono un legame molto forte. La loro madre li aveva dati alla luce solo pochi anni prima che questo ritratto venisse commissionato. Negli ambienti genealogici si parla molto della possibilità di identificare parenti perduti da tempo attraverso gli archivi digitali. Si tratta di una pratica controversa per alcuni, che antepongono la privacy alla storia dei propri antenati. Un hobby di tendenza al momento è l'utilizzo dei test del DNA per scoprire rami sconosciuti dell'albero genealogico. Trovo che gli oggetti fisici, come queste lettere e fotografie, offrano un legame più personale. Sai che fine hanno fatto i gemelli dopo essere diventati adulti e aver lasciato la tenuta? Il ragazzo divenne mercante nelle Indie occidentali, mentre la ragazza rimase in città e lavorò come scrittrice. È affascinante come dei fratelli possano scegliere percorsi così diversi nella loro vita professionale. La loro educazione condivisa ha fornito loro una solida base, a prescindere dalle loro scelte individuali. Provvederò a scansionare queste immagini in modo da poterle condividere con i nostri cugini in Australia. Si prega di maneggiare con cura la carta delicata, poiché nel corso dei decenni è diventata piuttosto fragile. Utilizzerò lo scanner piano per assicurarmi che i documenti originali non vengano danneggiati. Dovremmo inoltre redigere una breve descrizione di ciascuna persona da allegare ai file digitali. Ciò sarà di grande aiuto per le generazioni future che desiderano conoscere il proprio patrimonio culturale. Preservare la storia della nostra famiglia è un compito fondamentale che onora la vita di coloro che ci hanno preceduto. Sono grato che siamo riusciti a conservare questi documenti in condizioni così eccellenti. È una testimonianza del rispetto che la nostra famiglia nutre per la tradizione e per lo scorrere del tempo. Lezione 24. Storia marittima. Questa nave ha svolto un ruolo significativo nella storia navale dell'Impero britannico. Credo che questa fosse la nave che viaggiò verso le Indie occidentali alla fine del XVIII secolo. Il capitano del Bounty era William Bligh, un veterano di numerosi viaggi pericolosi in tutto il mondo. Il suo equipaggio era composto sia da marinai esperti che da giovani in cerca di avventura. Si parla molto del famoso ammutinamento avvenuto durante il viaggio di ritorno.
rimane un evento controverso tra gli storici, che dibattono sulle vere cause della ribellione. Una teoria emergente suggerisce che la rigida disciplina dell'epoca sia stata il principale catalizzatore. Le rappresentazioni cinematografiche di questi eventi spesso privilegiano la drammaticità rispetto all'accuratezza storica. Ritieni che la moderna tecnologia marittima abbia eliminato i rischi associati ai viaggi oceani? Sebbene sia molto più sicuro, la forza imprevedibile del mare rimane una sfida formidabile. Trovo che gli strumenti di navigazione di quel periodo fossero straordinariamente sofisticati per l'epoca. È impressionante come siano riusciti a calcolare la loro posizione usando solo le stelle e un sestante. Questa sera assisterò a una conferenza sull'evoluzione delle tecniche di costruzione navale. Vi prego di prendere appunti dettagliati, poiché sono interessato a capire come sono stati migliorati i progetti dello scafo. Chiederò inoltre informazioni specifiche sulle razioni alimentari e sulle condizioni di vita dei marinai a bordo. Ciò consentirà una comprensione più completa delle difficoltà che dovevano affrontare quotidianamente. È importante ricordare le storie umane che si celano dietro queste grandi spedizioni storiche. Sono affascinato dalla resilienza necessaria per trascorrere mesi lontano da casa e dalla famiglia. In effetti, l'era delle esplorazioni richiedeva un livello straordinario di coraggio e fermezza. Lezione 25. Fare acquisti in modo intelligente. Dobbiamo gestire il nostro tempo in modo strategico se vogliamo sbrigare tutte le nostre commissioni prima della chiusura dei negozi. Certamente, ne terrò conto quando sceglierò quali boutique visitare questo pomeriggio. Ottima idea! Che ne dici se prima andiamo a comprare i nuovi mobili per l'ufficio? Si parla molto delle sedie ergonomiche che sono state presentate di recente su una rivista di design. Per alcuni si tratta di un investimento controverso, poiché questi modelli sono significativamente più costosi rispetto a quelli standard. Uno studio recente suggerisce che la produttività dei dipendenti aumenta quando si sentono a proprio agio alla scrivania. Credo che la qualità debba sempre essere la considerazione principale nella scelta di attrezzature professionali, destinate a un utilizzo a lungo termine. Cercherò anche un nuovo set di articoli di cancelleria per l'assistente di direzione. Assicurati che la qualità della carta sia adeguata per la corrispondenza aziendale formale. Sceglierò una classica tonalità avorio con una texture delicata per un aspetto sofisticato. Pensi che dovremmo esaminare anche la sezione dedicata alle nuove tecnologie per i tablet aggiornati? Sarebbe utile verificare se i modelli più recenti offrono una migliore integrazione con il nostro software. Dovremmo confrontare i prezzi anche con quelli del negozio di elettronica indipendente dall'altra parte della strada. Si tratta di un approccio sensato per garantire di ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo possibile per il nostro budget. Mi occuperò io degli oggetti pesanti, mentre tu coordinerai gli orari di consegna con il personale. Apprezzo la tua collaborazione, rende questi compiti molto più gestibili ed efficienti. Una volta terminato, potremmo gustarci un pasto veloce al bistrò all'ultimo piano. Sembra un'ottima ricompensa per il nostro duro lavoro e le acquisizioni di successo. Procediamo quindi al primo reparto e iniziamo subito il processo di selezione.